Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questi carinissimi sandalini. Ho realizzato una taglia 0-3 mesi ed ho realizzato un modello abbastanza aperto, ideale per le calde giornate estive. Come potete vedere ho deciso di decorare il sandaletto con una semplice farfallina. Volendo potete sostituirla con una qualsiasi altra decorazione. Nel corso del video vi spiegherò passo passo come realizzare questi carinissimi sandalini e siccome la spiegazione è leggermente lunga ho deciso di dividere il tutorial in due parti. Oggi pubblicherò la prima parte e nei prossimi giorni la seconda parte. Adesso vi lascio la spiegazione e mi raccomando, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: del cotone numero 5 bianco, del cotone sempre numero 5 multicolor, questo è un avanzo di cotone e pesa all'incirca 30 grammi, dei marcapunti, un uncinetto numero 2, vi consiglio sempre di vedere se va bene per la vostra mano, e una forbice, del filo, un ago per cucire, un ago da lana, dei bottoncini automatici, vi consiglio questi di plastica che non si arrugginiscono, e dei cristallini. Allora, prendo il cotone bianco, l'uncinetto numero 2, realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 20 catenelle. Una volta caricate 20 catenelle, prima di andare avanti, vi dico con esattezza quanto misurano. Ho una lunghezza di circa 5 cm e mezzo, quindi vedete se anche con la vostra mano ottenete queste misure. Adesso cosa faccio? Salto l'ultima catenella, entro nella catenella precedente, ossia la 19esima, e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno subito questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo sto lavorando un aumento. Adesso cosa faccio? Semplicemente lavoro 17 punti bassi. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto successivo, punto basso e continuo a lavorare così, punto su punto a punto basso, fino ad arrivare ad un totale di 17 punti. Ok, ho lavorato 17 punti bassi, adesso mi rimane l'ultima catenella da lavorare e cosa faccio? In questa catenella vado a lavorare 4 punti bassi. Quindi un punto basso, rientro nello stesso punto e lavoro un secondo punto basso, rientro nello stesso punto e lavoro un terzo punto basso, rientro nello stesso punto e lavoro un quarto punto basso. E questo è il risultato.
Adesso cosa faccio? Prendo questo filo iniziale e lo posiziono in orizzontale per nasconderlo e proprio come ho fatto dall'altro lato vado a lavorare 17 punti bassi. Adesso mi rimane l'ultimo punto da lavorare e proprio come ho fatto ad inizio giro, qui nell'ultimo punto vado a lavorare un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Questo primo giro è terminato, quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, rientro qui nello stesso punto dove ho appena chiuso il giro e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso lavoro 8 punti bassi. Adesso lavoro 9 punti alti. Adesso sono arrivata in prossimità della parte che gira e cosa faccio? Vado a lavorare 4 aumenti, sempre di punto alto. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso punto e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato il primo aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo aumento.
entro nel punto successivo e lavoro un terzo aumento, entro nel punto successivo e lavoro un quarto aumento. Adesso ho lavorato i 4 aumenti e non mi resta altro da fare che ripetere tutta la sequenza iniziale fino ad arrivare alla fine del giro. E cosa devo fare? Devo lavorare 9 punti alti, 8 punti bassi, un aumento e un punto basso. Io adesso lavoro questa sequenza e noi ci vediamo tra un po' per vedere come terminare questo giro. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione. Ho lavorato 9 punti alti, 8 punti bassi, un aumento e un punto basso. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, inserisco l'uncinetto qui al posto del marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. E anche questo giro è terminato. Adesso lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto dove ho appena chiuso il giro e lavoro un mezzo punto alto. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo mezzo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso semplicemente lavoro 18 mezzi punti alti. Una volta lavorati i 18 mezzi punti alti, cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, sempre di mezzi punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un mezzo punto alto e adesso lavoro 4 aumenti, sempre di mezzi punti alti. Quindi un aumento, punto successivo, secondo aumento, punto successivo, terzo aumento, punto successivo, quarto aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un mezzo punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso semplicemente lavoro 18 mezzi punti alti, proprio come ho fatto sull'altro lato della soletta.
Ok, ho lavorato i miei 18 mezzi punti alti, adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nell'ultimo punto disponibile e lavoro un mezzo punto alto. Qui può sembrare che ho saltato un punto, ma in realtà è il punto di chiusura e quindi già ho lavorato all'inizio qui. Adesso tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto dove ho appena chiuso il giro e lavoro un punto alto. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso lavoro nel punto successivo un nuovo aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Quindi in totale dall'inizio del giro ho lavorato 3 aumenti. Adesso vado a lavorare 15 punti alti. Una volta lavorati 15 punti alti, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, sempre di punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso lavoro 3 punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso lavoro 2 punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. E adesso semplicemente ripeto questa sequenza dall'altro lato. Quindi cosa faccio? Inizio subito lavorando nel punto successivo un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso lavoro 2 punti alti. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso lavoro 3 punti alti. Adesso lavoro 2 aumenti.
Adesso lavoro 15 punti alti. Adesso mi rimangono gli ultimi 3 punti da lavorare. Cosa faccio? Lavoro 3 aumenti. Proprio come ad inizio giro. Ok, il giro è terminato. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, inserisco l'uncinetto al suo posto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Ed ecco qui il risultato. Ok, allora adesso vado a lavorare l'ultimo giro e cosa faccio? Lavoro una catenella, inserisco proprio su questa catenella un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro, poi semplicemente lavoro un giro di punto su punto a punto basso, quindi entro nel punto successivo, mi raccomando la catenella va considerata come un punto e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un punto basso, punto successivo, lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Mi raccomando, non bisogna fare né aumenti né diminuzioni. Io adesso vado avanti con la lavorazione, noi ci rivediamo quando sono arrivata qui in prossimità della fine, così vi faccio vedere come terminare la soletta. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Sono arrivata qui in prossimità della fine del giro e adesso non mi rimane altro da fare che farvi vedere come terminare. Allora, adesso senza chiudere il giro, taglio il filo e ne taglio un pochino, sfilo l'uncinetto. Qui nell'estremità finale inserisco un ago. Vi consiglio di utilizzare un ago da lana. Una volta inserito l'ago, cosa faccio? Tolgo questo marcapunto perché non mi serve più, salto la catenella, entro nel punto successivo e faccio passare l'ago. Tiro bene il filo, calcolo più o meno la grandezza della solina che devo andare a creare, entro qui nell'ultimo punto lavorato ed entro proprio nel centro, quindi prendo la solina di dietro e la solina sottostante, vedete? Ho ben due soline sul lago e faccio passare il filo e vedete in questo modo ho creato una solina. Adesso giro la soletta dal rovescio, faccio passare l'ago attraverso un qualsiasi punto basso sottostante e adesso cosa faccio? Vado ad assicurare questa chiusura con un piccolo nodino, quindi entro qui sulla soletta, sempre sul rovescio del lavoro e faccio un nodino. Tiro bene il filo, per sicurezza
nel punto successivo o comunque in un punto vicino, vado a dare un altro nodino. Adesso, sempre con l'aiuto dell'ago, vado a nascondere questa codina attraverso le varie linguettine dei punti bassi successivi. Così. Adesso ho nascosto questo filo, quindi con l'aiuto di una forbice taglio la parte in eccesso. E in questo modo la mia soletta è terminata ed ho un lavoro pulito. Adesso cosa faccio? Giro la solettina in modo tale da avere il dritto del lavoro davanti a me, riprendo l'uncinetto, sempre il numero 2, e qui tra la riga di mezzo punto alto e la riga di punto alto inserisco l'uncinetto, poi prendo il filato multicolor, lo aggancio in questo modo, faccio passare il filo attraverso lo spazio e, tenendo bloccata questa codina iniziale, entro nel punto successivo, qui, e lavoro un punto bassissimo. Tiro bene la codina iniziale ed ecco qui il risultato. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. E semplicemente continuo a lavorare per ogni punto disponibile un punto bassissimo. Ed ecco qui il risultato. Io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro a punto bassissimo e noi ci rivediamo qui in prossimità della fine per vedere come bloccare il tutto. Allora, come potete vedere sono andata avanti con il giro a punto bassissimo e questo è il risultato. Oltre a dare diciamo un aspetto più carino alla soletta, dà anche una maggiore stabilità. Adesso cosa faccio? Vado a chiudere il giro, quindi senza lavorare l'ultimo punto, taglio il filo e ne lascio un pochino e con l'aiuto di un ago vado ad applicare una chiusura invisibile. Quindi cosa faccio? Entro qui dove ho lavorato il primo punto bassissimo e faccio passare l'ago in questo modo. Adesso torno indietro nel punto dove ho tagliato il filo, entro nella parte centrale del punto ed esco sulla parte del rovescio della soletta in questo modo. E vedete, in questo modo ho creato una solina e sembra che ho lavorato un punto bassissimo e adesso vado a bloccare il tutto, quindi entro qui in una qualsiasi linguettina del primo punto disponibile e faccio un piccolo nodino. Tiro bene il tutto. In questo modo ho bloccato la chiusura. Adesso per sicurezza faccio un altro piccolo nodino
E adesso, sempre con l'aiuto dell'ago, vado a nascondere questo filo. E cosa faccio? Semplicemente entro qui nei vari punti disponibili e faccio passare il filo. Così. Adesso semplicemente continuo a nascondere questo filo, poi dopo taglio soltanto la parte in eccesso e ripeto lo stesso passaggio anche con il filo iniziale. Adesso, per non rendere il video troppo lungo, non vi faccio vedere tutto il passaggio. Nello stesso identico modo andrò a realizzare anche l'altra soletta e adesso vi spiego come realizzare il sandaletto vero e proprio. Quindi cosa faccio? Prendo la soletta e la piego a metà e vado a segnare proprio il punto centrale con un marcapunto. Adesso per sicurezza conto quanti punti ho da un lato e quanti punti ho dall'altro e vedo se ho diviso effettivamente la soletta in due parti identiche. Ok, ho lo stesso numero di punti sia da una parte che dall'altra, quindi posso andare avanti con la spiegazione. Adesso cosa faccio? Qui al centro ho messo un marcapunto rosso, adesso conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nel settimo punto inserisco un marcapunto. Mi raccomando, il marcapunto rosso non va contato come punto. E adesso ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato. Ed ecco qui il risultato. Adesso cosa faccio? Prendo il filato multicolor, realizzo un cappietto ed inserisco al suo interno l'uncinetto. Adesso riprendo la soletta e partendo dal marcapunto di lato, scegliete voi se partire prima dal verde e poi dal rosso o fare il contrario, realizzo la parte sopra del sandaletto. Quindi al momento parto dalla parte verde, tolgo questo marcapunto e faccio attenzione a non perdere il punto. Poi, come potete vedere, ogni punto è composto da due, chiamiamole asoline. Io entro nel centro del punto e prendo soltanto l'asolina di dietro, come se stessi lavorando in costa indietro, e lavoro un punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Lavoro 20 catenelle. Una volta lavorate le 20 catenelle, tolgo questo marcapunto rosso, quindi mi raccomando non quello al centro ma quello dall'altro lato, e sempre prendendo soltanto la solina di dietro, sia la prima che mi si presenta davanti, lavoro un punto bassissimo. Ed ecco qui il risultato, vedete, mi sono agganciata. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e prendo sempre e soltanto la solina di dietro e lavoro un punto bassissimo. Adesso giro in questo modo il sandalino, salto i due punti bassissimi, entro nella prima catenella disponibile e lavoro un punto basso. Prima di andare avanti con la lavorazione prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso.
entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare per ogni catenella disponibile un punto basso fino ad arrivare qui alla fine della catenella, dove noi ci rivediamo per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutto il resto della catenella punto su punto a punto basso, sono arrivata qui in prossimità della parte iniziale. Cosa faccio? Entro nell'ultima catenella disponibile e lavoro un punto basso. Adesso entro nel punto successivo al punto dove mi sono agganciata inizialmente e prendendo sempre solo la solina di dietro lavoro un punto bassissimo. Ed ecco qui. Adesso entro nel punto successivo sempre solo prendendo la solina di dietro e lavoro un punto bassissimo. Giro il sandalino in questo modo, sposto anche questo filo così lo vado a nascondere e cosa faccio? Come ho fatto prima, salto i due punti bassissimi, entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto basso. Io adesso vado avanti con la lavorazione, noi ci rivediamo quando sono arrivata qui, così vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere ho terminato anche questo giro, adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto e qui dove avevo messo il marcapunto lavoro un punto basso. Adesso entro nel punto successivo al punto dove mi ero agganciata prima, prendo sempre solo la solina di dietro e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e prendendo sempre solo una solina lavoro un punto bassissimo. Adesso giro in questo modo il sandalino, entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso. Quindi mi raccomando, sui punti bassissimi non vado mai a lavorare. Segno questo punto e semplicemente, come ho fatto prima, vado a lavorare un giro di punto su punto a punto basso. Quindi io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Come potete vedere ho terminato anche questo giro. Adesso cosa faccio? Tolgo questo marcapunto e vado a lavorare l'ultimo punto basso di questo giro. Adesso entro nel punto successivo al punto dove mi sono agganciata prima e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto bassissimo, mi raccomando sempre diciamo in costa indietro. Giro in questo modo il sandalino, entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso. E adesso, proprio come ho fatto prima, vado a lavorare un semplice giro di punto su punto a punto basso. Quindi adesso termino anche questo giro e noi ci rivediamo tra un po' per vedere come continuare la lavorazione. Come potete vedere ho terminato anche questo giro, quindi in totale dall'inizio ho già lavorato 4 giri di punto su punto a punto basso. Adesso tolgo questo marcapunto, vado a lavorare l'ultimo punto di questo giro, poi entro nel punto successivo al punto dove mi sono agganciata prima e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo, mi raccomando sempre diciamo in costa indietro.
Giro il sandalino in questo modo, entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e adesso lavoro altri 6 punti bassi. E adesso mi fermo qui, quindi vedete in totale ho lavorato 8 punti bassi. Adesso cosa faccio? Vado a lavorare 15 catenelle. Come potete vedere, qui c'è il punto dove prima mi sono agganciata, conto 1-2 punti, entro nel terzo punto, sempre preso in costa indietro, e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto bassissimo. Adesso giro il sandalino in questo modo, entro nella prima catenella disponibile e lavoro un punto basso. Quindi mi raccomando, proprio come vi ho detto prima, i 2 punti bassissimi non vanno lavorati. Segno questo punto, entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso. Entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare per ogni catenella disponibile un punto basso. Ok, ho lavorato un punto basso per ogni catenella, un totale di 15 punti bassi. Adesso cosa faccio? Semplicemente lavoro un punto basso per ogni punto basso disponibile. Quindi alla fine di questo giro dovrò avere un totale di 23 punti bassi. Terminato il giro, cosa faccio? Innanzitutto vi faccio vedere il risultato. Adesso entro nel punto successivo al punto dove mi ero agganciata all'inizio e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto bassissimo. Mi raccomando, sempre diciamo in costa indietro. Adesso giro il sandalino in questo modo, salto i 2 punti bassissimi, entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro
punto su punto a punto basso. Devo lavorare un totale di 23 punti bassi. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci vediamo tra un po'. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Tolgo questo marcapunto, vado a lavorare in questo punto l'ultimo punto basso del giro, entro qui nel punto successivo al punto dove mi ero agganciata e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Mi raccomando, prendo sempre soltanto la solina di dietro. Adesso giro il lavoro in questo modo, entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso lavoro 7 punti bassi. Adesso vado a lavorare 18 catenelle. Salto l'ultima catenella, entro nella catenella precedente e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso. Entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare per ogni catenella disponibile un punto basso. Devo lavorare un totale di 17 punti bassi. Adesso semplicemente lavoro un punto basso per ogni punto basso disponibile, quindi devo lavorare 8 punti bassi. Alla fine di questo giro ho un totale di 25 punti bassi. Adesso cosa faccio? Entro qui nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Giro il sandalino in questo modo, entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto basso. Io adesso vado avanti con la lavorazione, noi ci vediamo tra un po' per vedere come terminare questa parte. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho un totale di 25 punti bassi. Ecco qui il 25esimo punto. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella e taglio il filo. Ne taglio un pochino perché poi questo filo mi servirà per andare a cucire il sandalino. Quindi tiro bene il tutto ed ecco qui il risultato. Guardate che carino, il sandalo incomincia a prendere forma.
Adesso, nello stesso identico modo in cui ho lavorato questo sandalino, che come potete vedere all'apertura a destra, vado a lavorare l'altro sandalino, con l'unica differenza che invece di iniziare dal lato dove ho appena iniziato, inizio dal lato opposto. Vedete? Io per fare l'apertura a destra ho iniziato da qui, dove adesso ho il marcapunto rosso. Per lavorare il sandalino con l'apertura a sinistra inizierò dal lato opposto, ossia qui dove ho il marcapunto blu. E il risultato poi è questo. Adesso, una volta detto questo, vi spiego come realizzare la parte del cinturino. Quindi questi marcapunti non mi servono più e li tolgo. Adesso cosa faccio? Giro il sandaletto in questo modo, in modo tale da avere la parte cucita davanti a me. Vedete? Adesso cosa faccio? Prendo un marcapunto, conto dal punto successivo all'ultimo punto dove mi sono appena agganciata e conto 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto punto inserisco il marcapunto. Prendo soltanto la solina di dietro, tanto mi serve quella per lavorare. Adesso cosa faccio? Giro il sandalino dalla parte dove vedete c'è il laccetto che si muove, quindi non è cucito, e conto sempre partendo dal punto dopo l'ultimo punto dove mi sono agganciata 9 punti e nel nono punto inserisco il marcapunto. Adesso, una volta fatto questo, prendo il filato multicolor, realizzo un cappietto, inserisco sempre l'uncinetto al suo interno e cosa faccio? Dal marcapunto rosso conto 1, 2, entro qui nel secondo punto, prendo sempre e solo la solina di dietro, quindi lavoro sempre in costa indietro e cosa faccio? Mi aggancio in questo modo. Vedete ho due soline sul uncinetto. Adesso questo filo iniziale lo metto in orizzontale per nasconderlo e chiudo il punto. In questo modo ho lavorato un punto basso. Qui se avete difficoltà a riconoscere i punti vi consiglio di mettere un marcapunto. Entro nel punto successivo, sempre in costa indietro, e lavoro un punto basso. Tolgo questo marcapunto e qui dove avevo messo il marcapunto lavoro sempre un punto basso in costa indietro. Adesso cosa faccio? Allargo leggermente la solina sul mio uncinetto, sposto questo filo iniziale in questo modo, giro tutto il lavoro, entro qui nell'ultimo punto basso lavorato nel giro precedente e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Adesso questo filo l'ho nascosto, quindi posso tagliare la parte in eccesso e vado avanti con la lavorazione. Cosa faccio? Allargo sempre leggermente la solina, giro il lavoro, entro qui nell'ultimo punto basso lavorato nel giro precedente e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. E
adesso semplicemente, così come ho lavorato quest'ultimo giro, vado a lavorare altri 4 giri di punto su punto a punto basso e devo avere sempre un totale di 3 punti bassi. Quindi adesso lavoro questi 4 giri, noi ci rivediamo tra un po' per vedere come terminare la lavorazione. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho lavorato i miei altri 4 giri di punto su punto a punto basso e questo è il risultato. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo e nello stesso identico modo in cui ho lavorato questo diciamo appoggino del cinturino, vado a lavorare dall'altro lato, soltanto che questa volta inizio subito dal marcapunto e vado avanti per 3 punti. Quindi adesso lavoro quest'altra gambina e ripeto lo stesso passaggio sull'altro sandaletto facendo sempre attenzione a qual è la parte che si apre e noi ci rivediamo tra un po', così vi faccio vedere come realizzare i 2 cinturini. Ok, come potete vedere ho realizzato gli appoggi per il cinturino sia per la scarpina di destra che per la scarpina di sinistra. Adesso cosa faccio? Parto dalla scarpina con il laccetto che apre a destra, da questa parte. Allora, prendo il filato sempre multicolor, realizzo un cappietto, inserisco al suo interno l'uncinetto e lavoro 22 catenelle. Una volta realizzate le 22 catenelle, prendo il sandalino, come vi ho detto, quello con l'apertura a destra, prendo l'aggancio dove c'è la parte cucita, entro qui nel primo punto basso disponibile e mettendo questo filo in orizzontale in modo tale da nasconderlo, lavoro un punto basso. Ed ecco qui il risultato. Vedete? Adesso entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Adesso cosa faccio? Prima di tutto taglio questo filo in eccesso perché ormai l'ho nascosto e non mi serve più. E lavoro 20 catenelle. Adesso mi aggancio all'altro appoggio, quindi entro subito nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso. Mi raccomando, il filo tagliato mettetelo sempre in orizzontale in modo tale da nasconderlo. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Adesso, proprio come ho fatto prima, taglio questa parte in eccesso e per terminare la prima parte lavoro 5 catenelle. Adesso cosa faccio? Giro il lavoro in questo modo, salto l'ultima catenella, entro nella catenella precedente, ossia la quarta catenella, e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto.
Adesso lavoro un punto basso per ogni catenella disponibile. Quindi in totale ho lavorato 4 punti bassi. Adesso lavoro un punto basso per ogni punto basso disponibile. Adesso lavoro un punto basso per ogni catenella disponibile, quindi entro qui nella prima catenella disponibile, mi raccomando fate molta attenzione a non saltare alcuna catenella e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto punto su punto a punto basso. Prima ho lavorato 20 catenelle, quindi adesso dovrò lavorare 20 punti bassi, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato. Adesso lavoro un punto basso per ogni punto basso sottostante e adesso lavoro un punto basso per ogni catenella, quindi se ho iniziato con un totale di 22 catenelle, adesso dovrò lavorare un totale di 22 punti bassi. Io adesso vado avanti e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere, ho terminato di lavorare i 22 punti bassi e questo è il risultato, vedete? Adesso il cinturino ha preso forma. Ecco qui. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro, entro qui nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso. Metto un marcapunto e vado avanti. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso. Semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso fino ad arrivare qui dove c'è il marcapunto. Quindi io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo tra un po'. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso sono arrivata in prossimità del marcapunto, quindi cosa faccio? Tolgo questo marcapunto e lavoro l'ultimo punto basso. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo ed ecco qui il risultato. Ho terminato il cinturino. Adesso metto da parte questo sandalino e vi faccio vedere come lavorare quello per l'altro piedino, ossia quello con l'apertura a sinistra, di qua. E vi faccio vedere soltanto la parte iniziale, poi il procedimento è sempre lo stesso. Quindi cosa faccio? Realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 4 catenelle. Adesso prendo il sandalino, inizio dalla parte dove diciamo poi andrà a chiudere il cinturino e cosa faccio? Mi aggancio al primo punto basso disponibile della gambina di appoggio. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso,
entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Adesso questo filo è stato nascosto, quindi posso tagliare la parte in eccesso. Adesso, proprio come ho fatto per l'altro sandalino, carico 20 catenelle. Adesso mi aggancio all'altra gambina, quindi entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso. Questo filo è stato nascosto, quindi taglio la parte in eccesso. E adesso lavoro 23 catenelle. Una volta lavorate le 23 catenelle, giro il lavoro, salto l'ultima catenella, entro nella 22esima e lavoro un punto basso. Qui metto un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il giro e poi semplicemente lavoro tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Quindi un punto basso per ogni catenella e un punto basso per ogni punto basso sottostante. Una volta arrivata dall'altro lato, lavoro una catenella e ripeto un giro di punto su punto a punto basso. Una volta arrivata qui, chiudo come vi ho fatto vedere prima, ossia a catenella e taglio il filo. E in questo modo, vedete, ho realizzato anche la parte sinistra del sandalino. Allora, io adesso finisco di lavorare questo secondo cinturino. Noi ci vediamo la prossima volta con la seconda parte dove vi spiego come cucire tutte le varie parti e fare tutte le varie rifiniture compresa la farfallina, così terminiamo i sandaletti. Spero tanto che la spiegazione vi sia piaciuta, nel caso lasciate un bel like, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale ricordate di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con la seconda parte. Ciao ciao!